Fin dal Rinascimento gli artisti hanno iniziato a ritrarsi nelle loro opere, ma è dal 400 che l'autoritratto si distacca diventando un genere autonomo. In questo periodo l'artista celebra la propria figura e il proprio ruolo sociale, trovando nell'autoritratto un mezzo per affermare la propria identità e posizione nella società. Con il passare dei secoli, tuttavia, l'intento e il significato dell'autoritratto si trasformano. Gli artisti lo iniziano a praticare come strumento per esplorare e manifestare la propria individualità, a volte come un grido di disperazione o un'espressione di introspezione profonda. Un esempio emblematico è Rembrandt, che nei suoi numerosi autoritratti esplora l'effetto del tempo sul proprio viso, documentando il proprio invecchiamento con una crudezza senza precedenti. Goya, in piena modernità, si dipinge in momenti di estrema vulnerabilità riflettendo sulla fragilità umana. Vincent van Gogh usa l'autoritratto per esprimere le sue tormentate riflessioni interiori, non focalizzandosi più sul decadimento fisico, ma sull'ansia e l'instabilità psicologica. La sua serie di autoritratti diventa un tentativo di accogliere e stabilizzare il proprio tumultuoso mondo interiore. James Ensor, d'altra parte, si presenta come l'unico volto sincero in un mare di maschere, esplorando la tematica della falsità e dell'alienazione sociale attraverso l'uso di maschere carnevalesche, rendendo il suo approccio unico e distintivo. Ogni artista quindi attraverso l'autoritratto non solo si esplora, ma esplora anche il suo tempo, usando il proprio volto come una tela su cui proiettare le ansie, le speranze e le paure del proprio contesto culturale e storico. L'evoluzione dell'autoritratto tra 8 e 900 segna una svolta radicale nella percezione dell'artista e della sua opera. Con l'avvento della psicologia e l'esplorazione dell'inconscio, l'immagine dell'artista come eroe leonardesco si frantuma, lasciando emergere una figura più complessa e tormentata. Particolarmente in Germania e Austria l'arte riflette un'introspezione profonda. Vienna, all'alba del Novecento, diviene un epicentro culturale dove la psiche umana viene esplorata con ardore. Artisti come Richard Gerstl, Egon Schiele, Oskar Kokoschka ridefiniscono l'autoritratto, portandolo a nuovi estremi di espressione emotiva e fisica. Richard Gerstl incarna il prototipo dell'artista geniale tormentato. La sua breve vita, conclusasi a soli 25 anni con un suicidio, preludio dell'arrivo di Egon Schiele. Quest'ultimo approfondisce l'indagine di sé con una serie di autoritratti che esplorano il proprio volto e corpo con una crudezza senza precedenti, mescolando consapevolezza, esibizionismo e provocazione. Oskar Kokoschka aggiunge al panorama un'intensità emotiva straordinaria, presentandosi talvolta come una figura cristica, pronta a espiare le colpe di una società in crisi. La sua opera preannuncia le tensioni e le tragedie che la Prima Guerra Mondiale porterà, influenzando profondamente altri artisti come Ludwig Kirchner e Max Beckmann. Quest'ultimo in particolare si ritrae in uno stato di smarrimento e impotenza, simbolo dell'incapacità dell'arte di fronteggiare la brutalità storica. Questi autoritratti non sono solo rappresentazioni fisiche, ma diventano espressioni di un'epoca turbolenta, riflettendo il cambiamento radicale sia nel campo artistico che nella società. La transizione dal decorativismo al dramma esistenziale segna un'era nuova nella storia dell'arte, con Vienna al centro di questo rivoluzionario cambiamento. Se ti è piaciuto il video, iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Ti invito anche a visitare il mio negozio. Un saluto e al prossimo video di Arte Esplorando!